Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Epistassi è il nome difficile di un fenomeno molto comune e che a volte ci spaventa, il sangue dal naso. Ma perché accade e soprattutto come intervenire correttamente? Lo scopriamo in questo video. Se ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. Se ci arriva un pugno sul naso o andiamo a sbattere in una porta a vetri, di certo non ci domandiamo perché stia uscendo sangue dal naso, ma il sanguinamento può avvenire anche in condizioni apparentemente tranquille. Questo avviene perché i vasi sanguigni della mucosa nasale sono molto delicati, tanto che spesso si parla di fragilità capillare, che però è accompagnata da altre cause, alcune più comuni, altre meno. Tra le cause più comuni di epistassi abbiamo piccoli traumi causati dal soffiare il naso troppo forte o dall'abitudine di infilarci le dita dentro. Il fenomeno si intensifica quando la mucosa è molto congestionata, come in caso di raffreddore o rinite, o quando è molto secca, come in inverno, a causa dei riscaldamenti. Non solo piccoli traumi, ma anche alcuni farmaci causano epistassi. È il caso ad esempio degli anticoagulanti che appunto contrastano il processo di coagulazione del sangue. Anche le terapie prolungate a base di spray nasali o aerosol a base di antistaminici o cortisonici possono irritare la mucosa favorendo le epistassi. Lo stesso vale per gli spray nasali decongestionanti a causa del rimbalzo che si ha quando il loro effetto svanisce e la mucosa si congestiona ancora più di prima. Piccole varici o capillari fragili sono la causa patologica più frequente delle epistassi. Anche deviazioni del setto possono influire. Più raramente la causa di epistassi è da attribuire a tumori delle prime vie respiratorie o del sangue. Tuttavia, anche altre patologie possono influire sulle epistassi pur non essendo la causa primaria perché ne aumentano frequenza e intensità. È il caso dell'ipertensione e delle patologie della coagulazione. Anche stress ed ansia cronici sembrano aumentare il rischio di epistassi, ma in realtà questa correlazione non è ancora stata dimostrata. L'epistassi è un fenomeno che colpisce con maggiore frequenza in alcuni momenti della vita, in funzione dell'età e della condizione fisiologica del paziente. Il sangue dal naso, ad esempio, è frequente nei bambini che soffrono spesso di patologie delle prime vie respiratorie e mettono le dita nel naso anche in modo poco delicato. Anche in gravidanza il fenomeno del sangue dal naso può verificarsi con maggiore frequenza a causa dell'azione dell'ormone progesterone sulle mucose. Il sangue dal naso non è un fenomeno che deve mettere in allarme, però bisogna sapere come intervenire correttamente ed evitare di peggiorare la situazione. Ad esempio, spesso si consiglia a chi sta sanguinando dal naso di stendersi o di alzare la testa. Questo gesto, oltre che essere inutile, può provocare diversi problemi. Sdraiandosi o alzando la testa, il sangue non si fermerà, semplicemente invece di scendere giù dal naso, colerà in gola. Non ci permetterà di capire se il sangue si sta fermando o sta diminuendo nei tempi corretti, circa 20 minuti, e oltre ad essere molto sgradevole, può provocare vomito e difficoltà respiratorie. Quindi, appurato che in questo caso il detto lontano dall'occhio, lontano dal cuore non è valido, cerchiamo di capire come comportarci correttamente. Innanzitutto, mantieni la calma e segui questi semplici passaggi. Mantieni il capo eretto, in piedi, seduto o davanti a un lavandino. Lavare via il sangue infatti potrebbe aiutarti a mantenere la calma se ti impressioni alla sua vista. Soffia via in modo deciso ma non troppo vigoroso l'eventuale accumulo di sangue che si è formato nel naso. Con decisione tieni premute le narici con le dita, la parte morbida del naso e mantieni questa posizione per un tempo che va dai 3 ai 5 minuti. Nel frattempo puoi applicare impacchi freddi o bagnare con acqua fredda polsi, nuca, fronte e il naso. Questi accorgimenti aiutano a velocizzare il processo ma non fermano da soli il sangue, quindi devi eseguire sempre i passaggi precedenti. Una volta che il sangue si è fermato puoi applicare una pomata cicatrizzante. Nelle ore successive evita di soffiare il naso, di mettere le dita nel naso per rimuovere le crosticine che si sono formate, di fare sforzi fisici e di abbassarti. Se temi che l'evento possa verificarsi nei giorni successivi, procurati dei tamponi o dell'ovatta emostatica che possono aiutarti nella prima fase prima di effettuare tutti i passaggi che abbiamo già elencato. In alcuni casi l'epistassi può diventare un evento pericoloso perché rischia di farci perdere troppo sangue oppure perché può essere il campanello d'allarme di problemi più gravi, soprattutto negli adulti, negli anziani o se si verifica con frequenza. In questi casi meglio rivolgersi al medico per indagare sulle possibili cause. Bisogna invece rivolgersi immediatamente al pronto soccorso
meglio se il sanguinamento è troppo intenso o dura oltre 20 minuti, se si associano altri sintomi come vertigini, vomito e affanno o se il paziente soffre di patologie della coagulazione o prende anticoagulanti. Recandosi al pronto soccorso, i medici possono intervenire utilizzando dei tamponi, cauterizzando il vaso sanguigno interessato o nei casi più gravi con un intervento chirurgico. Abbiamo visto come intervenire correttamente in caso di epistassi. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.